Questo per alcuni potrebbe essere un accrocchio, e forse lo è davvero, ma è un accrocchio molto ben fatto e anche inaspettatamente utile. Ciao ragazzi, questo che ho qui tra le mani è un computer portatile che credo nessuno di voi abbia mai visto prima. E nemmeno io fino a pochi giorni fa. Lui è l'Ace Magic X1, che si presenta come un normalissimo laptop, anche ben fatto a livello di materiali e di colore. Guardate quanto è carino. Anche nella parte inferiore interamente in alluminio, con doppia ventola di raffreddamento, super silenzioso. La sua vera particolarità però la troviamo una volta aperto. Manca il display? Beh, assolutamente no. Ma abbiamo non uno, ma bensì due display. E avere, come in questo caso, non uno ma bensì due display da 14 pollici sullo stesso dispositivo è un grande valore aggiunto. Certo, non è una macchina pensata per l'utente medio, ma è bensì pensata per chi punta alla produttività. Come ci suggerisce tra l'altro anche il suo bellissimo packaging. Io sfrutto questo doppio display per lavorare, è un esempio per proporvi le migliori offerte del giorno nel mio canale Telegram Tech Best Deals. Entrateci subito perché troverete anche questo modello in offerta tra qualche giorno. Trovate il link per entrarci qui sotto in descrizione video. Ma i suoi utilizzi sono svariati, possiamo utilizzarlo anche ad esempio per giocare su un display, mentre sul secondo registriamo la nostra partita. È presente anche una webcam HD di qualità discreta. O ancora, ad esempio, per lavorare su due tipologie di programmi differenti, quindi comodissimo in ufficio. Questo modello è dotato proprio di tasti dedicati ai due monitor per lo switch rapido, ad esempio per attivare solo uno dei due display, il secondo per estendere il display, la modalità più utilizzata, oppure per clonare il primo display anche sul secondo. A che può servire questa modalità? Molto semplice, infatti la cerniera permette di ruotare di 360 gradi il display, l'attacco è magnetico tra l'altro, molto ben fatto, e quindi avere un display sia avanti, lo stesso display sia avanti che dietro. Questa cosa è molto comoda, magari durante una conferenza vi permette di interfacciarvi con una persona dall'altra parte del tavolo e mostrargli cosa state facendo dall'altra parte del computer. E parliamo proprio di cerniere, ragazzi, che sono molto robuste. Come vedete, la parte inferiore del PC è più spessa del normale proprio per ospitare una cerniera più grande, e anche la cerniera che unisce il secondo display è sostanzialmente una tripla cerniera, anch'essa molto robusta, e si spera in grado di reggere nel tempo. Per quanto riguarda invece l'hardware interno di questo particolare computer portatile, troviamo ovviamente il sistema operativo Windows 11 preinstallato, processore Intel i7 di 12ª generazione 1255U, che non è affatto male, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. E i display da 14 pollici non sono affatto male, hanno un ottimo angolo di visuale, sono opachi, sono all'aperto e si vede benissimo, nonostante guardate che luce solare che c'è oggi, e il fatto di avere due monitor uguali è comodo anche per chi lavora, in quanto non ci sono differenze di tonalità di colore e altre cose simili, insomma. Peccato però che i display non siano touch, sarebbe stato un bel valore aggiunto. La tastiera è una classica tastiera QWERTY internazionale, mancano le lettere accentate, ma nella confezione troviamo anche questa pellicola gommata da poter applicare sulla tastiera e che riporta correttamente le lettere accentate della tastiera italiana. Colore, lo ripeto, molto bello, anche se questa placchetta forse poteva essere un attimo evitata. Un po' cringe, però vabbè. Dai, sono pur sempre cinesi. Una chicca che forse non avete notato all'inizio del video: il tasto di accensione è anche un tasto di un lettore di impronte digitali. La tastiera comunque è grande, manca il tastierino numerico, parliamo pur sempre di un 14 pollici, si digita molto bene, peccato però che manchi la retroilluminazione. Per me non è un problema, ma per qualcuno magari sarebbe stata una gradita aggiunta. Ciao ragazzi, come state oggi? Questo è un computer portatile con due display. Digitazione, come vedete, è davvero molto fluida. Ovviamente, se non vi interessa utilizzare il secondo display, vi basta richiuderlo in modalità conferenza. L'hardware di questo PC permette una navigazione davvero molto fluida, senza particolari problemi. Ora superiamo lo step della pubblicità, proviamo a impostare il mio ultimo video in 4K
e come noterete non c'è nessuna difficoltà da parte del processore legata alla tecnologia, ragazzi. Però anche l'audio si difende molto bene. Parliamo del versante connettività, in quanto non delude nemmeno in tal senso: Wi-Fi 6 più Bluetooth 5.2, porta USB-A ad alta velocità più una porta HDMI standard. Gli speaker audio sono posti lateralmente, vabbè, la telecamera ha messo a fuoco il mio ventilatore, penso faccia caldo anche a lei. Sull'altro versante invece troviamo due porte USB Type-C, di cui una è utilizzabile anche per la ricarica, in quanto arriva con questo caricatore USB Type-C, ma possiamo utilizzare tranquillamente anche il caricatore del nostro smartphone. Ottimo valore aggiunto. Lato connettività, insomma, quel che manca è unicamente un ingresso per memoria SD e micro SD. Sarebbe stato molto gradito, peccato. Ma potete risolvere con pochi euro utilizzando un adattatore USB Type-C come questo. Anche lui lo trovate sul mio canale Telegram. Per quanto riguarda invece la sua autonomia, io lo sto utilizzando da stamattina sfruttando entrambi i display e sono ancora al 34% di carica residua in modalità bilanciata. 4-5 ore di utilizzo che salgono a 6-7 ore utilizzando un solo display, davvero niente male. E ora che lo tengo in mano, diciamo che anche il peso è leggermente superiore a altri modelli da 14 pollici, ma è ovvio che sia così, parliamo pur sempre di un doppio display. Un accrocchio sì, ma secondo me molto utile per una nicchia di utenza che, mi metto anche io in mezzo, utilizza tantissimo configurazioni con più display per lavorare, per produttività, per hobby, insomma per quello che volete. È un prodotto sicuramente unico nel suo genere che voglio testare ancora con calma, e magari vi porterò anche una seconda parte di questa recensione con programmi più specifici, magari per l'editing di foto e video. Fatemi sapere se vi interessano. Comunque, per chi lavora molto fuori casa, portarsi dietro due display da 14 pollici ed essendo così piccolo entra senza problemi anche nel classico zaino da aereo per Ryanair, per farvi un esempio, è una comodità assurda. Una bella idea. C'è sì qualche difettuccio che vi ho mostrato, anzi mancanza che vi ho mostrato durante questo video, come la tastiera non retroilluminata, la mancanza di uno slot per SD e micro SD, però è una macchina potente e decisamente molto versatile. Lui è l'Ace-Magic X1 e non è ancora disponibile per la vendita, ragazzi. Il suo prezzo lancio oscillerà tra gli 800 e i 1000 euro, quindi una spesa importante per un prodotto unico nel suo genere, comunque giustificato da una scheda tecnica di tutto rispetto. E appena sarà disponibile, dovrebbe arrivare anche su Amazon Italia, ve lo segnalerò subito nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals. Ve lo ripeto, lo trovate linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci e cercate Ace-Magic X1, lo troverete al suo prezzo più basso, magari con un bel coupon. Ora ragazzi, ditemi la vostra opinione in merito a questo computer portatile così particolare. Lo trovate interessante oppure no? Avete dubbi o domande? Fatemelo sapere qui sotto con un commento, e se questo video è stato di vostro interesse potete supportarmi con un like, condividendolo ai vostri amici e iscrivendovi al canale. Questo è tutto. Fatemi sapere se vi interessa una seconda parte di questa video recensione e se sì, con quali software. Vi aspetto nei commenti. È sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima. Ciao ragazzi.